Ciao a tutti. È un piacere darvi il benvenuto a questa speciale intervista. Oggi abbiamo l'onore di ospitare due persone straordinarie, Emanuela e Davide, che incarnano l'essenza della Onlus Orphans Dreams. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti. Emanuela, la presidente, e Davide, uno dei membri fondatori. Sono veri pilastri di questa meravigliosa organizzazione. Con questa intervista desideriamo presentarvi questa incredibile realtà che sta portando un cambiamento tangibile nelle vite dei bambini orfani in un villaggio del Kenya. Orphans Dreams non solo dona speranza a questi piccoli cuori, ma offre loro autentiche opportunità per costruire un futuro migliore. Un aspetto da sottolineare è che l'energia vitale di Orphans Dreams deriva interamente da donatori privati, senza ricevere alcun contributo da istituzioni pubbliche. Ciò significa che ciascuno di noi può svolgere un ruolo di fondamentale importanza nel trasformare in realtà queste ambizioni solidali. Ora Emanuele e Davide risponderanno ad alcune domande per farci conoscere meglio il cuore e l'anima di questa realtà. Iniziamo quindi col capire le radici di questa associazione. Davide, com'è nata Orphans Dreams? Orphans Dreams nasce dalla ricerca della felicità. Nel 2016 cercavo un posto dove poter essere felice, che non dipendesse da cose materiali. Così, dopo aver girato tutti i continenti, sono venuto a fare il volontario in Africa, in questo villaggio in Kenya, e dopo 40 giorni dopo che ho vissuto 40 giorni in un orfanotrofio un po' fatiscente, mancava tutto, dall'igiene all'educazione, agli alimenti, ho chiamato mia mamma e ho detto non tornerò mai più a casa. Questo è stato l'inizio di Orphans Dreams. Una volta poi tornato in Italia, con mia mamma, un'altra signora, Mara e Emanuela, abbiamo deciso appunto di aprire l'associazione e da quel giorno siamo qui in Africa con i nostri bambini. E quali sono le attività che svolgete all'interno del villaggio? Allora, principalmente aiutiamo l'istruzione scolastica, spese mediche, alimenti, aiutiamo un po' tutte le fasce di età, ma il 90% delle donazioni, visto che siamo un'associazione molto piccola, ci focalizziamo soprattutto con i nostri bambini all'interno dell'orfanotrofio. Questo è. E quali progetti avete già realizzato? Abbiamo realizzato diversi progetti, abbiamo fatto dei pozzi perché c'è tanta mancanza d'acqua, soprattutto nelle zone aride all'interno delle foreste. Abbiamo fatto dei pozzi d'acqua, abbiamo installato delle macchine per la depurazione, appunto, per garantire un po' più di salute e non malattie provenienti dall'acqua sporca. Abbiamo ristrutturato un orfanotrofio che ha garantito, ha ospitato fino a 30 bambini. E finalmente dopo tanto sudore, tante energie spese, tanti risparmi, aver risparmiato tanto, abbiamo comprato una terra 2 anni fa e a gennaio di quest'anno finalmente ci siamo trasferiti, e dove appunto siamo adesso, e ospiterà fino a 40 bambini. Adiacente c'è una farm. Ok, e quali sono i progetti futuri invece? Stiamo realizzando una fattoria a energia solare. Abbiamo costruito qui all'interno dei pozzi d'acqua, però anche se non saranno abbastanza a irrigare tutte le coltivazioni, ma speriamo in un futuro di provvedere. Stiamo finendo la costruzione di un grande pollaio che ospiterà fino a 500 galline. A breve ci dedicheremo alla produzione di miele. Abbiamo già acquistato 2 arnie e cominceremo, e poi vedremo, si vedrà. Poi vorremmo piantare dei girasoli per produrci l'olio, e tutto questo per rendere l'Orphans Dreams il più possibile autosostenibile e garantire un pasto quotidiano di circa 500 bambini che abitano qui nei villaggi della foresta adiacente alla nostra struttura. Purtroppo durante il Covid e dopo il Covid i nostri sostenitori si sono dimezzati, quindi speriamo per il prossimo anno scolastico, che comincerà a gennaio, di riuscire a sostenere più bambini possibile.
E detto questo, vorremmo anche lanciare un messaggio che è molto importante per il nostro sostentamento. Cerchiamo sempre adozioni a distanza, donazioni private da aziende che potranno anche detrarre le tasse, organizzare cene di beneficenza, compleanni, qualsiasi evento. Il 5 per 1000, anche questo molto ma molto importante. E per finire accettiamo volontari desiderosi di aiutare. Ok, grazie. Ringraziamo entrambi, Grazie a voi. Emanuele e Davide, per averci dedicato del tempo prezioso e soprattutto per l'enorme lavoro che svolgete ogni giorno. E per chi desidera sapere di più sull'associazione, vi invito anch'io a seguire la loro pagina e visitare il sito web www.orphansdreams.com, dove avete appunto l'opportunità di effettuare donazioni o adozioni, in modo tale da garantire un futuro migliore a questi piccoli angeli. Grazie a tutti. Grazie Grazie a mille, voi. grazie Crystal Grazie. Weed, grazie. Grazie a tutti. Ciao.